Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Felicini, buongiorno! Ieri sera siamo arrivati tardi, abbiamo provato ad andare in un'area sosta gratuita ma abbiamo trovato sabbia del deserto e quindi non abbiamo rischiato. Ci siamo spostati 3 volte e alla fine abbiamo fatto più di 200 km per arrivare qua a Tisnit, in questo campeggio che trovate come condivisione tra privati. Ci siamo posizionati ieri sera alle 8:30 più o meno, quindi siamo arrivati col buio, cosa che non si dovrebbe mai fare, però vabbè, può succedere, può capitare. Ci siamo posizionati qui. Questa mattina appena svegli siamo scesi dal camper e subito è arrivato un meccanico. Gli abbiamo fatto fare il preventivo per alzare il camper. Nel frattempo è arrivato un altro ragazzo che fa il meccanico, ha controllato sotto il camper e subito si è accorto che avevamo il perno dell'ammortizzatore rotto. Quindi anche a questo ragazzo gli ho chiesto se gentilmente avrebbe fatto un preventivo per alzare il camper e per sostituire il perno rotto. In più ci ha messo in contatto con Momo, che è il tappezziere, e quindi nel pomeriggio passerà anche Momo. In più gli abbiamo chiesto se conosce un falegname, perché vorremmo farci fare 2 mobiletti all'interno del camper. Ragazzi, mentre mangiavamo è arrivato un altro signore che è un altro tappezziere. Adesso Marco e Andrea si sono attivati perché devono fargli fare vari preventivi per varie cose. Io intanto e la Lu finiamo di mangiare tranquillamente. Cerchiamo di finire di mangiare. La grandine. Les pleuves gâchées. Les pleuves gâchées, sì. Ok, merci. Merci alla Grazie. Rispondo in francese. Sì. No, vabbè, allora abbiamo l'appuntamento 1 alle 3, il meccanico alle 3, il tappezziere alle 4, il carrozziere, sì, tutti scadenziati. Quindi oggi stiamo in trepida attesa, oggi un sacco di appuntamenti. Ci hanno dimenticati, Però vabbè. Ecco, Marco finisce di mangiare visto che si è liberato. Gli facciamo fare il preventivo. A lui hai chiesto il preventivo del copri parabrezza, giusto? Parabrezza e i vetri laterali. Ok, È invece andato a prendere il foglio e penna, ce lo scrive. Ok, invece a Momo che arriva oggi, che è il tappezziere, Momo gli farà facciamo i fare sedili. interni. Ma guarda che mi sa che Momo è questo che ti ha mandato. No, non è lui. ma smettila con questa No, gli abbiamo fatto vedere gli ha fatto il vedere suo biglietto da visita Non è del suo lui. cane, non è il suo. Allora chi è che l'ha mandato questo? Ma è arriva arrivato qua così. lui. Mi sa che c'è stato uno sbaglio di... No, qua, Momo. Ma questo è lui o è il Momo? Questo è lui, ma non è Momo questo qua. Ok. Più è Però Mohamed, vedi. non è Momo. Se lui arriva, quando arriva Momo, alle 4 arriva Momo. Ma sei sicuri che magari non era questo? No, secondo- Alle 4 però è vero, alle 4 hanno detto. Ha detto alle 4 vengo io con Momo. Quindi se alle 4 arriva da solo sappiamo che questo era il modo sbagliato. È arrivato anche con il campione. Come ti sembra? Un tessuto bello... Allora, questo è solamente come copertura antigrandine e basta. Antigrandine, dici che la resiste? Tra virgolette, anti-urto, chiamiamolo così. Però vorrei fargli mettere sotto magari un tappetino per isolare un tappetino termico. Adesso ne parlo con lui, vediamo cosa dice. Faccio vedere il mio qua. Facciamo vedere questo. Intanto la mia amica Abi deve sparecchiare perché sennò ci si muove. Abiba sparisce. Io non sto ancora finendo di mangiare, finisco il mio pezzettino di pane. Un petit copri termique. Ok, grazie. Madonna, sul tendalino. È arrivato anche il meccanico, vedi se è il meccanico. Non lo so io cosa gli salta in quella testa, ma che roba, si allargano. Vogliono loro tutti, tac, all'anno. Tornate a casa vostra, vichinghi! Oh ragazzi, mi è sembrato di capire, poi chiediamo bene a Marco, che l'ultimo prezzo dopo varie trattative, l'ultimo prezzo che ha spuntato è stato di 200 euro, che è troppo, perché tenete conto che noi a Parma ce ne avevano chieste, se non mi sbaglio, 250 per fare la copertura davanti, quindi insomma per farlo fare il lavoro in economia minimo avrebbero dovuto chiederci 100 euro, 150,
100-150. Quindi niente, questo bocciato, questa trattativa bocciata. Allora sono arrivati i due ragazzi meccanici e ci stanno guardando le balestre. Qui con le traduzioni è sempre un cinema, ragazzi, perché a quanto ho capito si può alzare dietro ma non davanti. Quindi adesso Marco sta cercando di spiegargli che o lo alziamo tutto o non si fa nulla, perché altrimenti andiamo in giro impennati. In condizioni normali, c'est plus haute arrière, in conditions normales, non sulle in conditions normales, la route, c'est plus haute déjà derrière. C'est plus haute qu'avant. In questo momento è già Tu molto più alto viens dietro. avant perché c'est sulla ma in conditions normali. Le camping-car est déjà beaucoup plus haut à l'arrière qu'à l'avant. À cette époque, le camping-car est déjà beaucoup plus haut à l'arrière qu'à l'avant. Però ha detto che Momo arriva alle 4. Arriva alle 4, ok. Allora ragazzi, qua c'è veramente un po' tanta confusione, perché non si capisce chi ha portato chi, a che ora arriva chi, qua sbucano, non so, non si sa bene la questione com'era. Arrivano meccanici che si presentano, danno il bigliettino e dicono vabbè, facciamo il lavoro. No, ma più che altro è che noi, amore, spiegalo, noi avevamo appuntamento con due tizi, ma non sappiamo se sono questi che sono arrivati prima. Stamattina presto si è presentato un meccanico d'Andrea e gli ha detto che tornerà alle 4 con il carrozziere, alle 3 con il carrozziere. Poi da noi è arrivato un altro meccanico, si è presentato come meccanico e ci ha detto che sarebbe tornato più tardi col suo compare, col suo socio, per vedere gli ammortizzatori. Che è quello che è arrivato prima. Che è arrivato prima, che era un po' indeciso, che non sapeva se si poteva alzare il camper davanti. Che mi ha detto che portava Momo, che è il tappezziere, che però Momo non è arrivato. Quindi Momo arriverà alle 4 con un falegname, che però il falegname non so se arriva. Quindi è un casino della moda, non si capisce niente. Siamo in questo campeggio dove sono tutti francesi, Ma noi tutti siamo gli unici veramente? italiani. Sì, tutti, non c'è. Ma neanche un olandese, no, proprio tutti francesi. È un'enclave francese così. Dei piccoli campi, Sì. delle piccole case È appena arrivato un palazzo su Dove 6 è nato? ruote. Che secondo me era un pullman e mezzo. Sia in lunghezza non tanto un pullman, e in altezza era veramente alto. E si discuteva su quanto potesse valere quel mezzaccio. Andrea diceva 500 Sopra i euro, 400. sopra i 400.000 almeno. Non fallo vedere ragazzi, sennò come fanno a darla Adesso loro? vi teletrasporto perché non lo voglio alzarmi. Mi fa vedere la Sara. Ciao, io sono il teletrasporto, va, andiamo. Dov'è che si è messo qua dietro? Ah, eccolo là, sì. Non lo vedevo da qua. Vedete? Giusto leggermente grandino. Ci stanno intrippando tanto questi tappeti che si usano molto in queste zone dove c'è sabbia, perché ti permettono di non portare sabbia in camper, quindi tu lo metti fuori quando ci rimani per tanto tempo e basta. Il signore saluta. Noi qua abbiamo stretto tutto il nostro bucato, adesso controllo se è asciutto qualcosa, ma ragazzi siamo al giorno dopo, è arrivato il meccanico che sta alzando un pochino il camper davanti e poi il lavoro di alzare il camper dietro lo farà un altro meccanico. Adesso io ve le dico così le cose perché Marco è impegnato con Andrea a fare un altro lavoretto e quindi accontentatevi della mia spiegazione poco professionale. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ho visto che sotto ho messo il martelletto, altro non vi so dire. Non sta alzando di qui e di qui è ancora da fare. Qui ci sono lavori in corso, come vedete anche in casa Liverini. Marco, dov'è dentro? Dentro Vedi. stanno terminando di montare il coso. Il turbovent. Di fronte a noi c'è un camper che è quel chasson qua, aspettate, che fino a ieri aveva esposto il cartello con scritto vendo turbovent. Quindi cosa è successo? Che Andrea ha approfittato di questa offerta, è andato, ha trattato il prezzo e si è portato a casa un turbovent nuovo che sta montando sul blò del bagno. Quindi adesso Marco è con lui a fare questo lavoretto. Vabbè dai, ci aggiorniamo, poi vi spiegherà Marco meglio nel dettaglio. È arrivato anche il signore Momo, che è quello che ci deve rifare i tessuti dell'interno del camper, che è da ieri che aspettavamo, ci aveva detto alle 10 di domani mattina arrivo, stamattina ci ha paccato. L'ha chiamato Marco, gli ha detto fra 20 minuti sono qua e sono passate 3 ore. Ci ha portato i tessuti, adesso sceglieremo, e poi è sparito. Dobbiamo verificare se questo è simil pello, simil cuoio, non so che cavolo. E dopo adesso deve avere il vento.
Lo sta incendiando un pezzettino, bella. Dopo cosa fai? Glielo ridai bruciato? Vedi che non brucia. Magnifico. Mi sa Quindi che cos'è? cuoio. Ma no, sarebbe, sentirebbe tanto anche di Il cuoio si sente si sente dal- proprio. Ma allora, guarda, è simil cuoio. Simil. Sì, simil cuoio, non simil pelle, simil cuoio. Ho capito, simil vuol Simil dire è- cuoio, vuol dire che è finto. è Sì, finto, sì, non è come pelle, simil non è finta pelle, ma è simil finto cuoio. cuoio, che poi è la Finto stessa cuoio. cosa. Vediamo, adesso aspettiamo che arriviamo a Monte Rod e poi Se arriva. vediamo lui. Se no se terremo i no, tessuti ragazzi. fino a domani. Ogni tanto qua sotto si sentono i rumori tipo stock. E mi fa paura a me saperlo sotto il camper così. Aiuto! Diciamo che è un Momo è riapparso, Ci ha detto che torna domani a portarci altri tessuti perché questi non ci convincono molto. E ci sembrava un tessuto molto rigido per le tende, quindi aspettiamo domani 10/11. Saremo fortunati? Ci mancherete! Ciao! Tutta questa scena, ragazzi, per andare... cosa della tenda! Oddio, il coso della tenda! Aspetta! Oddio, ragazzi, dimenticavamo il coso del battone. Stai calma. Aspetta. E siamo qua in due a guardare. Grazie. Oh, scusate ragazzi, dicevo tutte ste scene, ma noi dobbiamo andare in realtà oltre il muro dal meccanico, ma non è un'officina, Dopo facciamo vedere dove andiamo a finire. Iniziamo a uscire e passare il benzinaio e andare oltre. Perché lì fanno il lavoro delle balestre, giusto? Sì. Scusate Felicini, sono un pochettino nervosetto perché stamattina una francese Ha discusso con una francese. discusso, stiamo facendo il carico dell'acqua, questa ci stacca la canna dell'acqua e ci dice che dobbiamo aspettare 5 minuti che deve riempire l'elettrodo. Allora Andrea gli ha detto, dato che io non parlo francese, Andrea gli ha detto devi andare al lavoro, devi andare a fare il giro del mondo, cioè calma, mamma mia, certi, Mamma non sono mia. tutti così meno male, ma certi francesi sono veramente, mamma mia. Quindi usciamo dal campeggio, dove andiamo? Dovrebbe essere oltre questo muro, intendi amore? Ecco, siamo oltre quel muro, va bene. Però dobbiamo fare tutto il giro. Mi fa salire da qua. Sì. Oddio. Oddio, stai andando contro mano. Aiuto! Sciacchino, non ci deludere. Ah! Cioè noi dovremmo stare qua. È questo? No, dentro, no? Dietro. Ah, ok. Andiamo a vedere. Questi mattoni sono messi proprio in sicurezza, Cavolo. Oh, aspetta che adesso ci passiamo, amore. Fermo lì. Aspetta, no, madonna, gli specchietti, madonna, un paio di palle. Di qua vai e puoi avvicinarti. Interessante, dopo vi facciamo il tour. Bello! Ma che spottino, ragazzi! Ma che vista? Io dormo tranquillo stanotte qua. Dai. Guarda, c'è giù il tesco di un toro. È il profilo del toro. Ti ricordi quando vedevamo gli steps over che dicevamo ma che posti vanno a farsi fare i lavori? Hai capito Siamo perché? dentro noi adesso, è vero? Perché sono tutti così qui. Aspettate un attimo che... Scusami Pulisci la Questa lente in telecamera diretta. perché era un po' appannata. Va bene. E adesso a che ora arrivano? Stiamo qua, boh, non si sa. Aspettiamo che arrivano. Andiamo a vedere la carcassa. Però stai messo bene, Aiuto. Amici, sono arrivati i meccanici. Andiamo a vedere. Allez, viens, mais tu vois. Tu vois maintenant. Sì. C'est bon comme ça. C'est bon. Stiamo decidendo quanto alzarlo, amici. Ok. Ok. Attends. Ça y est. Sì. Ça y est, dis-moi. Ok. Allora, comment t'appelles tu? Moi, je m'appelle Hassan, mécano, Tiznitz. Je suis à la route de Agadir, à côté de la station Wixon. Je travaille la mécanique, je travaille le bricolage et tout. La mécanique, je suis toujours ici. Il y a un grand terrain, il y a de l'atelier, il y a tout ici. Comment t'appelles tu? جعفر يكو حي الصناعي L'industriel. جماعة السكين يسوي خيري Bonjour les Italiens. Bonjour. Bonjour les Italiens.
Nel frattempo che loro lavorano sotto, noi siamo leggermente inclinati, tutti a destra, Mamma mia, vero? Così siamo, adesso vi metto nelle nostre condizioni. Siamo così, vedete i mobili come sono? Praticamente la Sara sta cucinando con la piastra, ha messo degli spessori sotto la piastra per raddrizzarla. Balestre smontate. È stata dura, ma alla fine ce l'hanno fatta. Amici, qua era dura. Hanno picchiato tanto. Mentre lavoravano sotto loro sentivo pam 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 e la Sara si spaventava perché aveva paura che ci entrassero nel camper col martello. Mamma mia, vero, non è bello senza sti rumori. È un po' agitata Felicini. Che ne pensi, amor? Sto guardando come siamo inclinati, ma che roba. Siamo sicuri di non ribaltarci? Ah va, abbiamo alti ribaltamenti su Shaki, lo sai. Sì, certo. Perché ha messo i sassi davanti anche, sulle ruote? Secondo te perché ha messo i sassi sulle ruote? Per non farlo spostare. Perché tra un po' toglieranno il cavo del freno a mano. Ma davvero? Oh madonna. Ce lo smontano tutto il povero sciarchito. Finalmente i meccanici sono arrivati, sono stati in paese a cercare i fogli per le balestre, ci hanno portato anche 40 litri d'acqua, stanno già cominciando a picchiare sui fogli delle balestre. Andiamo a vedere. Buongiorno Felicini, altro giorno, altro lato. Oggi siamo passati al lato sinistro del camper. Ieri sera hanno terminato il lato destro, oggi passiamo al lato sinistro. Questa notte abbiamo dormito inclinati e quindi è stata una comica. Tutte le volte mi trovavo a rotolare giù dal letto, va bene. Questo, oltre a essere il parcheggio del meccanico, è anche un cimitero di animali. Praticamente qui 2 mesi dopo che finisce il Ramadan è loro usanza portare qui gli animali e fare quello che sapete. Ci sono tutti i resti degli animali a terra, è pieno là dall'altra parte. In Italia lo si fa nei macelli e poi si buttano via le ossa, qua invece lo fanno all'aperto lasciando le ossa qua nei campi. Vi aggiorno anche su quanto abbiamo speso per far centinare le balestre, quindi per alzare il camper dietro 6 cm e davanti quasi 3, tenendo conto che è da ieri alle 11:30 che sono sotto il camper a lavorare. Hanno lavorato ieri 8 ore, questa mattina ha cominciato alle 10, penso che finiranno verso le 3, le 4 di oggi pomeriggio, quindi considerando tutte queste ore, le 2 balestre più la centinatura, hanno alzato anche il camper davanti di 3 cm, totale della spesa 2.900 dirham, che sono 290 euro. Questo per aggiornarvi un attimino. Qui si danno veramente tanto da fare. Se qui vedono un lavoro che da noi è quasi impossibile fare, qui lo fanno con tutta semplicità. Invece da noi tendenzialmente quando si vedono un po' i lavori un po' così si arriccia un po' il naso e non tutti i meccanici fanno quei tipi di lavoro qua. In Italia abbiamo fatto fare un preventivo, si aggirava sui 1.300-1.400 euro solo per le balestre, escluso tutti gli altri lavori. Ieri vi dicevo che per centinare le balestre avrebbero usato questo e invece no, usano l'incudine al contrario, questi sono i piedini dell'incudine, mettono la balestra qua e con la mazza picchiano qua in mezzo. Quindi c'è il tipo che fa scorrere la lama e l'altro che picchia. Ciao, ciao, siamo Marco e Sara, con il nostro camper non c'è strada amara. Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci iscriviti al canale e metti un like. È la nostra casa, su ruote lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Tanta sana ignote, dai mari ai monti,
nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità.